greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless, I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Ma bentornati devastati, rieccoci qui, finalmente sono di nuovo nella natura come piace tanto a me e come piace tanto a questo meraviglioso mezzo. Adesso è passata una settimana e mezza forse anche, e devo ammettere che ragazzi sto mezzo comincia a piacermi, comincia a prenderci un sacco di confidenza e quindi questo video sarà un po' più dettagliato, vi spiegherò cose un po' più dettagliate su questo meraviglioso prototipo di Kingsong S20, ovviamente sempre gentilmente offerto dall'amico Luigi di Overwheel. Bella Luigi! Quindi ragazzi, in questo video cercherò di attenermi a questo monoruota e non divagare, così almeno evitiamo commenti completamente off topic, e vi parlerò solo e solamente di questo meraviglioso prototipo di Kingsong S20 Eagle. Sigla! Ma bentornati devastati, eccoci qua, finalmente vi parlo di questo meraviglioso monoruota nuovissimo prototipo della Kingsong offerto da Luigi di Overwheel, e ve ne parlo in mezzo alla natura, e quindi ve ne parlo in movimento. Ragazzi, questo sarà un video in movimento perché so che a voi piacciono di più i video in movimento che quelli fatti da casa così, lo so ragazzi, e voglio accontentarvi, e quindi oggi giriamo con questo meraviglioso Kingsong. E intanto che ve ne parlo, prima di tutto direi di iniziare da questo motore da 3300 watt che devo ammettere nel primo video vi avevo detto che era un po' mal partire, diciamo un po' difficile da partire, ma devo ammettere che da quando ho spostato questi power pad in alto un po' più avanti e la posizione adesso che risulta un po' più comoda, riesco anche a farlo partire con un po' di aggressività. Per farlo partire è un po' un sagrigno, almeno con questi spingete un po' di più con le ginocchia. Bella. Certo è che bisogna metterci davvero di impegno, bisogna davvero metterci tanto di impegno perché non è così facile farlo partire come dico io, ma visto che parliamo di partenza e razzo direi di non perdere altro tempo, andiamo subito a vedere quanto ci mette da zero a mammazzo. Bene, è giunta l'ora dello zero mammazzo, attenzione, ma batteria 71, quindi sarà un po' una zero mammazzo prudente, attenzione. Go! Si può usare come piace al devastato perché questi 127 volt e questo motore da 3300 Wh reggono, e quindi ragazzi ormai devo ammettere che io e questo Kingsong S20 Eagle siamo ormai inseparabili, anche se purtroppo devo ammettere che ha un leggero problemino nell'ammortizzatore, ma ve lo dico dopo. Se non vi muovete da lì e lasciate un bel like subito. Tra l'altro, se siete nuovi mi raccomando registratevi al canale Devastato UC e mi raccomando attivate anche la campanella così non vi perderete nessun video del devastato. Bella raga! Ecco amici devastati, come vi ho detto l'altra volta, questo monoruota ha un pacco batterie da 2220 Wh. Ma attenzione, perché non vi ho detto qualche cosina. Questa BMS intelligente, che è super intelligente di Kingsong, non solo previene tutto quello che vi ho detto l'altra volta, ma praticamente c'è una scheda dedicata con un firmware dedicato che praticamente tiene d'occhio ogni cella di queste batterie, quindi 30 celle di qua, 30 celle di là, come vedete nello screenshot. Purtroppo io non ho l'iPhone, quindi io non posso installare questa app, non posso aggiornare questo firmware. Ti hai capito?
Sì ragazzi, io ci tenevo tanto a farvi vedere la fluidità e la piacevolezza di guidare questo mezzo off-road ad alte velocità. No, non potete capire ragazzi. Attenzione, attenzione, andiamo! Si viaggia. Che ve lo dico a fare ragazzi. Altra cosa che non vi ho detto, su questo monoruota le porte di ricarica le hanno messe comode praticamente lì, con in mezzo il tasto per l'accensione. Ecco, se devo ammettere sono non scomode, di più, però mi hanno detto che le sposteranno. E tra l'altro per caricare questi 2220 watt di batteria ci daranno un caricatore da 5 ampere che è piccolino, come potete vedere, che però stranamente ragazzi io non so come sia possibile, ma è lento, ci mette una vita a caricare, non so come mai. Il mio M Super Pro, che è un 3 ampere, fa in frettissima, questo che è un 5 ampere ci mette una vita, ma probabilmente sono questioni di sicurezza. Ma parliamo di questa maniglia piazzata sul retro del monoruota sotto il sellino, come potete vedere, che serve per bloccare il motore e poterci permettere di parcheggiarlo. Ecco, il pensiero devastato è che è davvero scomoda, soprattutto quando dovete riprenderlo, come vedete non è per nulla comoda. Invece adesso vi faccio vedere come faccio io. Se il tasto di blocco motore fosse vicino al tasto di accensione, tac, come potete vedere è molto più comodo. Non solo, anche quando dovete ripartire basta tac, tirarlo su e via. Come vi anticipavo a inizio video, purtroppo questo modello di Kingsong S20 Eagle ha dei problemi all'ammortizzatore. Ecco, come vedete, quando percorro strade dissestate non ammortizza minimamente, non lavora minimamente l'ammortizzatore. Mentre invece sì, quando faccio dei salti gli atterraggi risultano morbidissimi, in questi casi lavora. Adesso io non sono un tecnico, ma dalla Kingsong ci fanno sapere che è un problema di leveraggi. Mi sono premurato di portarlo a vedere a un espertone di ammortizzatori e quindi l'ho portato dagli amici Manuel e Marco, che anche loro, dopo averci pacioccato un po', dopo aver alleggerito il peso della molla, hanno convenuto che o la molla è troppo rigida o c'è qualche altro problema, e quindi ragazzi c'è da sistemare i leveraggi. Purtroppo devo ammettere che questa maniglia non è molto comoda. Sì, è comodo il fatto che quando stai ancora andando avanti la alzi, però poi a portarlo in giro è veramente un po' scomodo, perché come potete vedere lui è un po' pesantino e tende un po' a cadere a destra, a sinistra. L'altra volta ragazzi non vi ho parlato della qualità dei materiali di questo meraviglioso Kingsong, che come al solito che dire, Kingsong sappiamo benissimo che lavora bene, materiali sembrano eccellenti, questi fanno benissimo, sono morbidissimi. Le pedane sono meravigliose ragazzi, sono perfette, dimensioni enormi, bucate e coi pin, esattamente come le volevamo.
Per tirare due somme devo ammettere che questo è il primo Kingsong che mi gasa veramente, perché ha un motore quasi ai livelli di Begode. Dico quasi perché la potenza c'è, probabilmente è solo un problema di firmware. Secondo me si aggiustano un po' il firmware, che ha un po' più di scatto sulle bassissime velocità, è perfetto. L'ammortizzatore purtroppo non posso dirvi niente, ma secondo me ci siamo. È comodo ragazzi, dopo un po' che ci pigliate l'abitudine il peso non lo sentite neanche più, come vi avevo già anticipato anche con gli altri monoruota molto pesanti. La gomma è meravigliosa, ha un ottimo attrito sullo sterrato, potete anche andare in mezzo alle pietraie come sto per andare io, vi faccio vedere, nessun problema. Mi ha convinto ragazzi, nonostante c'ho l'ammortizzatore sminchio che non funziona come dovrebbe, mi ha convinto, cazzo. Ha un motore potente, ha un motore che risponde quando ne ho bisogno, ha un motore, come vi dicevo l'altra volta, un po' lento sulle basse, ma ragazzi quando serve ce l'ha tutte. Madonna, mi sto divertendo come un mazzo. No, spinge ragazzi, spinge. Per oggi è tutto, ciao! Tra l'altro facevo pure pubblicità a Cuneo, che è una bella città green, sul mio canale YouTube, che ci lasciate girare tranquilli, e invece no, a quanto pare. Se c'è un divieto. Ma a me non risulta che ci sia un divieto, cioè sì, forse non è proprio tollerato, Ci ma... sono altre persone che come lei vorrebbero girare col monowheel, no? Farebbe piacere, però non lo fanno perché c'è un divieto e lo servono. Poi lei va anche una velocità parecchio elevata, non è che va piano. Via. 25 all'ora sulle ciclabili.